Ciao ragazzi, nuovo bundle Initium di Asetec, bundle completo di volante, base e pedaliera che ha tirato fuori dal cilindro Asetec. E voglio iniziare subito la recensione dicendovi, praticamente spoilerandovi il finale. Probabilmente ha il miglior force feedback che io abbia mai provato su basi da 5, 6, 7, 8, 9 Nm, tutta quella fascia lì. Tendenzialmente non amo le classifiche e non le faccio mai. In questo caso non è una classifica, vi dico già che probabilmente è il miglior force feedback che io abbia mai provato in questa fascia di basi qui, e lo dico perché è un aspetto talmente oggettivo che non è possibile non rendersene conto quando si utilizza. Ma iniziamo con calma e andiamo a esplorare ogni singolo componente di questo bundle. Inizierei dalla pedaliera. La struttura è tutta plastica misto carbonio che già conosciamo a livello di materiale, perché Asetec lo utilizza come rivestimento anche di molti dei suoi volanti. In questo caso tutta la pedaliera è costruita con quel genere di materiale, anche la parte dei pedali. Credo siano riusciti ad avere un ottimo livello di rigidità anche da un prodotto praticamente totalmente in plastica. Naturalmente va contestualizzato e paragonato a prodotti che sono in questa fascia qua, cioè tutti quelli che noi possiamo trovare nei bundle entry level dei vari PXN, Fanatec, Moza, Simagic, tutti questi brand qui, e che in questa fascia offrono prodotti probabilmente in metallo, ma con caratteristiche secondo me che non stanno a livello di questo prodotto qui. Questo è un po' quello che penso. Come ho detto, rigidità buona per essere detto un prodotto in plastica, non soffre di flessioni o giochi alcuni. Anche la struttura del pedale, personalmente non tanto quella dell'acceleratore ma quella del freno, dove io sono abituato a premere molto forte, non ho trovato nessun tipo di fastidio. Se vogliamo trovare, secondo me, forse l'unico limite comune comunque a questo genere di pedaliere è che la posizione, la distanza tra un pedale e l'altro è totalmente fissa. Anche le pedaline non si possono spostare né più alto né più in basso, perché è totalmente il pedale presso fuso su se stesso. Ci sono prodotti in questa fascia, vedi Moza, Fanatec o PXN, che tramite il loro base plate possono spostare i pedali un pochino. Allora, nell'utilizzo dei tre pedali non lo vedo un plus, perché anche se la possibilità esiste, secondo me non è sfruttabile, perché poi risulterebbero troppo vicini o troppo lontani. Comunque, quando si utilizzano tre pedali, la possibilità anche in quel caso di spostarsi e allargare la possibilità di premere sui pedali rimane veramente poca, al limite di non esserci, anche se la possibilità c'è. Cosa ben diversa invece nell'utilizzo due pedali. Sicuramente su quei prodotti avete la possibilità di spaziarvi meglio rispetto a questi, che hanno il limite di non poter spostare per esempio anche il freno da questa posizione a questa posizione quando non utilizzate la frizione, e questo personalmente è un po' un limite. Io sono abituato a queste distanze perché utilizzo giornalmente una pedaliera con tre pedali, e quindi questa è sempre la distanza che utilizzo anche quando guido auto in cui necessito soltanto di acceleratore e freno, e guido praticamente con il sinistro e con il destro. Ma detto questo, offre la possibilità di montare i pedali in posizione quasi totalmente perpendicolare, e dal mio punto di vista, per chi utilizza una postazione come me, per essere un prodotto entry level risulta molto sfruttabile, soprattutto nella parte del freno. In realtà quando vi viene inviata il pedale è in questa posizione qui, sia acceleratore che freno. Io naturalmente l'ho subito modificati per posizionarli così, hanno soltanto queste due possibilità, o così o in questa inclinazione qua, e si fa tutto smontando questa piastra qui sotto. Si inverte una mascherina nella parte sotto e potete dargli questa inclinazione, il tutto in maniera davvero semplice. E naturalmente in quel caso c'è questo fine corsa che va spostato per ritornare a una corsa dell'acceleratore più congrua.
che in questo caso comunque non ci sono diverse regolazioni di corsa del pedale. Naturalmente nessuno vi vieta comunque, perché è molto semplice, mettere dei gommini in questa parte qua, perché meccanicamente riuscirete ad accorciare la corsa. Per fare questo, come vi ho detto, c'è questo spaziatore che si sposta da una parte e dall'altra. Faccio notare che per fare questo genere di spostamento la tolleranza è molto poca e un pochino la plastica di colore arancione, forse sarà che è totalmente nuova ancora la mia, lascia un pochino di residuo di colore nella parte qui dietro. Niente di particolare, però volevo farvelo notare. A livello di elettronica entrambi funzionano con dei sensori di Hall, sia il pedale dell'acceleratore ma anche il pedale del freno. E anche qui ho avuto una bellissima sorpresa. Questo perché, con tutto che si utilizzano delle molle, ne vengono fornite due sia per il freno che per l'acceleratore, e io ho subito sostituito con le molle più dure sia la parte del freno che la parte dell'acceleratore. Quella dell'acceleratore è di questa forma qua, ma si smontano queste quattro viti e si cambia veramente in pochissimi secondi. Se mi stavo preparando a guidare con un pedale con una molla, come ci sono anche altri prodotti di questo livello, in realtà il sistema che ha creato Asetec personalmente l'ho trovato molto molto interessante. Ha sempre un effetto di due step. Il primo, in cui sentite questa prima parte qui, e poi parte la seconda, in cui si indurisce ancora di più. Questo perché all'interno ci sono in realtà due molle, una per una prima parte che non è removibile e un'altra qui dentro, che è quella che io ho già sostituito all'interno. Ho messo quella più dura e questo offre in una pedaliera di questo livello qui anche un effetto doppio step molto molto interessante dal mio punto di vista, perché a prescindere dall'essere un prodotto pensato per la fascia entry level, il feedback, seppur a molla, in questo caso non mi sento di dire il migliore perché entriamo in un aspetto soggettivo, però effettivamente tra tutte quelle entry level che hanno soltanto una molla a torsione di questo tipo nella parte qui del pedale, questo sistema offre una sensazione sotto il piede secondo me di buon livello per essere un prodotto entry level. E aspetto molto interessante di questo progetto in stile Asetec è che potete evolvere tutta quanta questa pedaliera aggiungendo altri gadget che vanno a migliorare sia la parte dell'acceleratore sia la parte del freno, che può diventare a cella di carico e che può diventare anche idraulico, oltre naturalmente da quest'altra parte poter aggiungere anche il pedale della frizione, e anche qui dal modello base fino ad evolverlo a una frizione con un doppio step. Tutta la parte elettronica viene gestita da una centralina qui sotto, i pedali si collegano l'uno all'altro in maniera davvero molto semplice. Anche il montaggio, perché l'ho dovuto smontare totalmente quello dell'acceleratore per montare di lato la molla più dura, si fa veramente in pochissimi minuti e con estrema semplicità, basta una semplice brugola. Naturalmente la pedaliera si può connettere direttamente alle basi Asetec, in questo caso anche alle basi Initium, ma ve ne parlo dopo. C'è una porta USB qui di lato, ma può essere collegata anche tranquillamente direttamente al PC. Penso, per quanto riguardi la pedaliera, di avervi detto tutto. Passiamo adesso al volante compreso nel bundle. Volante stile GT dal diametro di 30 cm, tutta l'impugnatura in gomma. Allora, a livello di durezza direi quasi un 95 Shore, cioè sentite che è una gomma perché effettivamente vi dà quel senso al tatto, ma è un'impugnatura abbastanza rigida. Personalmente mi è anche molto piaciuta e ha voluto replicare anche nella trama quello che potrebbe essere la trama di una pelle in questa parte dove voi inserite le mani. È molto sagomata e offre un'impugnatura davvero molto salda. Dal livello estetico va paragonato con tutti i volanti di questa tipologia di livello base, e personalmente per il prezzo che ha anche il livello di componentistica mi sembra di un livello leggermente più alto rispetto a tanti prodotti sempre in questo tipo di fascia qua. I pulsanti ce ne sono 10, di cui 4 illuminati, hanno un feedback tattile, lo potete sentire tranquillamente anche dal microfono, molto carino, simile ai prodotti Forte e la Prima o anche Invicta, ma non identico, è leggermente più morbido, però è quella tipologia lì, cioè appena premete il feedback tattile
vi inizia a dare subito l'effetto della pressione. Abbiamo poi un tastierino a croce, questo sicuramente utile per i menu, e due rotary nella parte qui sotto. Hanno un feedback abbastanza deciso, sicuramente non i più duri che ho mai provato, e in questo caso tutte le cover K sono in plastica di iniezione. Faccio un'ulteriore precisazione: ci sono due tasti un pochino diversi nella parte centrale, molto interessante questo qui frontale, che in realtà funziona anche da pulsante e stop per la base, quindi tramite questo andrete ad accenderla e spegnerla. Nella parte poco più in alto abbiamo la serigrafia con la scritta Asetec e una serie di LED RGB che sono configurabili tramite il loro software. Per quanto riguarda proprio la struttura del volante, in realtà ha l'anima totalmente in metallo. Infatti, se provate a fare anche la minima torsione del volante anche una volta montato, lo sentirete totalmente solido. Infatti, anche dal suo peso capirete che in realtà non è tutta plastica, ma è soltanto la parte del rivestimento. Front cover e back cover sempre in plastica di iniezione, con quella trama simil carbonio che ormai Asetec utilizza per la maggior parte dei suoi prodotti. Arriviamo adesso alla parte dietro. In questo caso io ho soltanto le palette del cambio. A livello di feeling simile agli altri modelli, ma onestamente un feedback un pochino più grezzo, questo è il termine che mi viene, e anche a livello di forza per premere direi un pochino meno rispetto ai modelli La Prima, Forte e naturalmente Invicta. Rimane però in Asetec sempre il concetto che tutta la parte di sensoristica, in questo caso sensori di Hall, sono nel PCB del volante, e nella parte meccanica c'è la calamita che va a dare l'input al sensore di Hall. Per quanto riguarda la struttura, sempre plastica, come in realtà sono anche quelli della serie La Prima e Forte, devo dire buona la struttura e anche secco il feedback. Come vi dicevo, se sentite il rumore, sono insonorizzati, però danno più quell'effetto di rumore di plastica. Probabilmente entra anche in risonanza il volante stesso. Montato fanno un po' meno rumore, però ve lo faccio risentire. Ok? In questo caso, a differenza dei fratelli maggiori, non avete la possibilità di spostare le palette, però vi faccio vedere a livello di impugnatura come vi trovate. Che ne pensate? In questo caso nella parte dietro troviamo sempre presso fuso anche il quick release Asetec. In questo caso non è il quick release totalmente in metallo che avevamo sugli altri volanti, naturalmente rimangono delle parti in plastica che vanno a bloccare tutto, e inizio già qui a parlarvi del serraggio. Per quanto riguarda il quick release sia lato volante che lato base, credo che sia in questa fascia tra i più solidi come provato. Rimane la stessa identica solidità che c'è anche nei modelli superiori, seppur alcune parti di questa componentistica in questo caso sono in plastica. Stessa cosa anche per quanto riguarda quello della base, ma lo vado un attimo a prendere. Eccoci qua. È molto simile ai modelli di La Prima, Invicta e Forte, ma ci sono delle piccole differenze, e soprattutto la più visibile è questa linguetta in plastica nella parte frontale, che serve sicuramente per andarsi a incastrare in questa fossetta che c'è nella parte dietro per rendere tutto l'aggancio più solido possibile. Vi dico che a livello di solidità, come ho detto, io la trovo totale, e in questa fascia con i diversi quick release che ho visto utilizzare, credo che questo sia il migliore in assoluto come bloccaggio e serraggio. Però in questo caso ho trovato un pochino più di difficoltà sia nella fase di aggancio, in cui dopo averlo agganciato ho dovuto sempre un pochino forzare e premere sulla parte di questa linguetta qui sopra per andarla a bloccare, per andarla a fissare, ma una volta fatto questo il serraggio è perfetto e totale. E poi nella fase di smontaggio si tira tranquillamente con una mano qui sotto, ma do sempre un colpetto nella parte sotto per farlo scivolare e fuoriuscire dalla sede, perché rimane veramente molto attaccato. Non starete sempre a smontarlo e attaccarlo, però è un aspetto di cui devo parlare in una recensione. Penso a questo punto possiamo parlare della base.
In questo caso la versione che mi è stata mandata è quella da 5.5 Nm, ma il motore può arrivare fino ad 8 Nm grazie a un boost kit che viene venduto direttamente da Asetec, però lo dovete acquistare a parte. A livello estetico rimane praticamente molto simile anche ai suoi fratelli e sorelle maggiore. La parte del corpo è totalmente in metallo e serve anche a dissipare il calore. Ci sono questi adesivi nella parte sopra con la scritta Asetec Racing, la front cover e la back cover sono in plastica e qui in alto su questa targhetta la serigrafia Initium che ne indica la serie. Naturalmente all'interno del bundle è già compreso il supporto per la scrivania e su queste potenze è possibile anche sfruttarle tranquillamente su scrivanie a patto che siano ben solide. Passiamo subito alle connessioni. Abbiamo la connessione USB Type-C per connetterlo al PC, anche la connessione che va al PC è di tipo USB tipo C. Abbiamo poi una serie di 5 porte USB-C per connettere le varie periferiche Asetec direttamente alla base e questo lo trovo un plus anche rispetto alla serie la prima, che in realtà dovrebbe essere superiore a questo in tutto, ma in questo caso è l'unica base di Asetec che al momento, io spero che magari in future revisioni le vadano ad aggiungere, non ha porte USB nella parte dietro. Abbiamo poi un pulsante di accensione e il connettore di alimentazione. E arriviamo adesso alla parte più interessante. L'encoder che viene utilizzato è un encoder magnetico, quindi dello stesso livello che possiamo trovare su Simagic, Fanatec, Mozza, chi c'è poi, Pixen, adesso anche Thermaltake. Ha una risoluzione poco più di 16.000 punti di lettura. Questi naturalmente, come dico sempre, sono e servono per rendere più fluidi possibili quelli che sono i vari filtri. Ma a livello di motore è un motore studiato da Asetec per fornire la giusta potenza e nella giusta resistenza, nella giusta coppia in questo range di forze qui. Ma appena l'ho provato con i primi giochi, con Le Mans Ultimate Racing, Project Motorsport Racing, ho notato un comportamento del motore nel micro dettaglio di un livello totalmente diverso rispetto a tutte le basi di cui vi parlavo prima. Però prima di entrare un pochino nello specifico di questa cosa, ho fatto un piccolo video sul software per voi. Eccoci all'interno di Resub, ultima versione 4.4.2. Andiamo prima sulla base. Nella prima schermata possiamo andare a settare il centro. Per quanto riguarda il force feedback ci sono sempre le solite regolazioni che Asetec consente in tutte le sue basi. Possiamo quindi scegliere il range di sterzata, la durezza del bump stop. Bump stop range è una sorta di rampa che possiamo aggiungere in positivo e in negativo alla sterzata. Like frequency limit è la velocità di collegamento della parte USB, io la metterei sempre no limits. Damping friction e inerzia, non fatevi spaventare dalle percentuali che sto utilizzando, questo perché è tutto riproporzionato anche alla forza totale che ha questa base. Io l'ho impostati così, sentitevi liberi di fare come preferite. Per quanto riguarda invece il cornering force assist, per quanto riguarda queste potenze non serve. Overall force massima potenza 5.5 Nm. Torque Behavior Prediction è una sorta di filtro smossamento. Personalmente l'ho utilizzato quasi in tutti i giochi spento, massimo 1. Risulta comunque molto fluido il movimento della base. Se vi piace aumentare la fluidità, sentitevi liberi di aumentarla. La parte Torque Acceleration Limit è lo slew rate. In questo caso, come vedete, il massimo è 2 Nm, non scenderei più di questo. In più il solito filtro anti-oscillazioni che per tutti i giochi consiglierei un valore di 5, solo per i racing portarlo a 15. Ogni volta che fate un cambiamento cliccate Save to Wheelbase. Passiamo adesso allo sterzo. Nella prima schermata possiamo vedere il funzionamento di tutti i pulsanti. Per quanto riguarda i 4 agli angoli ne possiamo cambiare il colore, li potete selezionare. In questo caso potrete scegliere sia il colore statico che di quando verrà premuto. Naturalmente potrete anche sempre impostare l'intensità di illuminazione. Possiamo poi andare anche a configurare la striscia LED, ci sono già dei preset, scegliete quello che preferite e naturalmente potrete anche andarne a modificare i colori. Passiamo ora alla pedaliera.
anche in questo caso viene riconosciuta subito dal software. Vedete? Potete, cliccando Calibrate, andrete a premere e rilasciare completamente il pedale, completato, e verrà impostato il minimo e il massimo. Potrete anche aggiungere una zona morta nella parte bassa e una zona morta nella parte alta. Ultima schermata che ci tengo a farvi vedere è nella parte Settings, Game Setup. Qui troverete tutti i giochi supportati, in questo caso sono quelli che io ho installato, e naturalmente per giochi particolari, per esempio come Dirt Rally 2, vi dice come impostare la porta, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente la maggior parte dei giochi non hanno bisogno di nulla, ma tutto questo riguarda soltanto la telemetria che volete avere a livello di illuminazione. Ultima schermata, la parte LED, riguarda sempre il volante, perché potete farvi visualizzare tutta la parte di illuminazione a livello di assistenza ABS, lo spotter, le SP, il traction control, le bandiere. In quest'altra parte potrete anche andare a decidere le varie intensità di illuminazione e come si deve comportare in Hild Mode, cioè quando non state giocando. Ma penso, per quanto riguarda il software, di avervi detto tutto. Ciao ragazzi, bentornati. Il software naturalmente offre le stesse cose che offre anche sulle basi di più alto livello della stessa Asetec. Secondo me ci sono alcuni filtri che in questo genere di potenze non hanno un grandissimo senso, infatti non li ho utilizzati. Però credo che condividendo la tecnologia dietro quel software, che io lo ripeterò sempre, è figlia anche degli studi di Syncube nella gestione, nel controllo del servo, arriviamo adesso alle conclusioni finali, offrono un controllo nel micro dettaglio che fino ad oggi in questa categoria di base non c'è mai stato. E io ho spoilerato all'inizio quello che è il mio pensiero sulla cosa, ma fondamentalmente è talmente percettibile appena la provate e avete anche vicino, avete provato, perché poi ho avuto la fortuna di provare anche altre basi proprio in questi giorni, in cui, come dico sempre, un po' si assomigliano. In questo caso nel micro dettaglio, con tutto che la forza non c'è, ma c'è una nitidezza veramente veramente alta. Naturalmente, tutte considerazioni che vanno prese in funzione della forza massima che può sprigionare questa base, immagino anche quella in versione con il boost kit da 8 Nm, in cui io preferisco sempre potenze ancora superiori perché ormai sono abituato a quelle forze lì, e perché alcune cose riguardanti il comportamento dell'auto sono più gestibili con forze maggiori, ma chi rientra in questo genere di budget qui, che vuole affacciarsi al mondo del sim racing tenendo molto d'occhio quello che è il budget, a livello di pura sensazione alla guida, a livello di sensazioni di informazioni, di micro informazioni, oggi diventa per me un po' il benchmark di quando proverò anche altre basi. Poi nel comportamento generale di espressione di forza, di spostamento di pesi quando guidate, lo trovo in linea anche con altri prodotti, e naturalmente quella è la cosa in cui entra più in campo la sua forza massima rispetto alla finezza con cui riesce a replicare certe cose. Però proprio mentre guidate, come vi fa sentire i vari effetti, la nitidezza, è veramente, il termine viene molto crispy, lo sto utilizzando ultimamente quando ci sono delle cose più particolari rispetto ad altri, ma è talmente palese che mi sento di poterlo dire tranquillamente. Veramente sono molto soddisfatto di questo motore. Per quanto riguarda invece il volante, naturalmente siamo proprio nella fascia iniziale, sicuramente non dà quell'effetto premium che danno invece i volanti più di alta fascia di Asetec, però per il bundle, per il prezzo che ha, il lavoro suo lo fa. Anzi, piuttosto mi aspetto che Asetec faccia anche un modello stile Formula per quanto riguarda la serie Initium, perché sia quello che potrebbe avere il maggior potenziale di vendita, anche se il diametro da 30, il fatto che sia rotondo, quindi ha delle dimensioni per poter guidare GT, qualsiasi tipo di macchina.
Offre anche la possibilità di giocare a rally. Praticamente un 30 cm rotondo lo considero un tuttofare, quindi se uno nelle sue scelte vuole un volante unico, il tondo da 30 probabilmente ricoprirà tutte quelle che sono le esigenze della maggior parte delle persone, perché quello Formula lo reputo più un volante molto più specifico. Personalmente a livello di impugnatura ultimamente sto giocando senza guanti, l'ho trovata ottima. In realtà io preferisco sempre le impugnature in gomma a quelle di pelle, a quelle di pelle scamosciata, e anche in questo caso utilizzata con le mani dà un buon effetto, soprattutto questa trama bucherellata. A livello estetico ci sono volanti che costano molto di più, che sono più belli, ma personalmente non mi è dispiaciuto affatto, soprattutto veramente comodo per l'utilizzo che ha. Le impugnature, seppur sagomate, non impongono nessuna particolare attenzione all'inclinazione della base. Credo che sarà molto comodo per la maggior parte di voi, e soprattutto il concetto che abbia già integrate alcuni aspetti di illuminazione che potete utilizzare per la telemetria, avere anche già la parte dei LED giremotori in un volante di questa fascia qui, personalmente lo trovo un bel plus. Potete fare veramente tante cose anche a livello di bandiere, a livello di telemetria. È davvero interessante poterlo fare anche in queste fasce che io considero in questo momento entry level. E poi da non sottovalutare che è compreso anche il quick release. Anche questo l'ho detto già quando vi ho parlato nello specifico dei componenti del quick release. Se trovo un po' di difficoltà nella parte di aggancio, aggancio e sgancio, ma nel momento in cui lo utilizzate è tutto ben aderente. Personalmente anche a livello di trasferimento di force feedback dalla base al volante, qui siamo ai livelli più alti che secondo me non fanno parte della fascia entry level. Questa è una mia personale opinione, seppur metto sulla bilancia anche questo leggero inconveniente dell'aggancio. Ultimo componente del lotto, la pedaliera. Seppur in plastica, la robustezza secondo me risulta sempre di livello e tranquillamente paragonabile anche con i modelli in totale metallo di questa fascia di prezzo qua. Non credo che ci siano differenze in struttura, perché risulta solidissima anche questa. Avendola in questo caso però utilizzata come due pedali, avrei preferito avere la possibilità di poter spostare un pochino per avere più comodità il pedale del freno. Naturalmente spero in futuro di portarvi anche gli upgrade che si possono fare, aggiungere il pedale della frizione, perché a quel punto la posizione secondo me risulta corretta. E soprattutto trovo molto utile la parte del poggiatallone con questa zigrinatura che rende molto più ferma la parte del tallone quando andate a premere su entrambi i pedali. Qua arriviamo proprio alla conclusione della conclusione. Mi piace sempre il concetto di Asetec di creare un prodotto, ma poi dare la possibilità, naturalmente entro certi limiti per la base, ma in questo caso no, perché potete arrivare ad avere una pedaliera totalmente idraulica. È un bel plus perché non dovrete vendere tutto, ma potete piano piano, aggiungendo budget, andare a migliorare il vostro setup. Il bundle completo costa 614 euro. Naturalmente lascerò in descrizione anche un piccolo codice sconto del 5% che potete utilizzare. Naturalmente utilizzare questi codici sconto offre uno sconto per voi, ma è anche un supporto al mio canale e io ve ne sarò sempre grati. Naturalmente sarò sempre grato anche ad Asetec di dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti. Mi raccomando, un bel like e iscrizione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!